Ciao a tutti, Buongiorno. bentornati al canale. Questa volta siamo a Monaco di Baviera, la settimana di Ferragosto, quindi niente mare, niente montagna, città. Monaco di Baviera principalmente perché ci abita mio fratello da tanti anni, anche mio cugino, e quindi siamo venuti a trovarlo fuori dal caos, in teoria, e vorremmo farvi conoscere diverse cose di Monaco, oltre all'Oktoberfest che tutti conoscono, quindi cercare di farvi vedere delle cose nuove, insomma. Cosa si può fare a Monaco oltre all'Oktoberfest? E adesso andiamo a vedere Marienplatz. Il primo giorno lo dedichiamo a vedere il centro di Monaco, con le cose un po' più classiche, ma nei prossimi giorni ci sposteremo per farvi scoprire zone più periferiche, il lago Tegernsee con una festa bavarese e infine il campo di concentramento di Dachau. Mentre ci avviamo verso la piazza nella Sendlingsstrasse, si trova la chiesa di San Giovanni Nepomuceno, costruita nel XVIII secolo che combina lo stile barocco al rococò. Continuiamo sulla strada che ci porta direttamente a Marienplatz, il cuore storico e centrale di Monaco di Baviera, ed è sicuramente una delle piazze più belle d'Europa. Marienplatz, dominata dal suo nuovo municipio, costruito nel fine del 1800, è il centro nevralgico per la vita cittadina e rappresenta un punto di partenza per esplorare la città bavarese. Una delle principali attrazioni è il Carillon, nella torre del municipio, che ogni giorno alle 11, alle 12 e alle 21 attira numerosi spettatori da tutto il mondo. Nel periodo natalizio la piazza si trasforma con i mercatini di Natale, rendendola ancora più magica. Nella piazza si può ammirare anche il vecchio municipio della città, che rimane molto affascinante sia di giorno che di notte. Usciamo dalla piazza dove ci sono varie cose da vedere, oltre che per mangiare e bere. Prima di tutto vediamo la chiesa dello Spirito Santo, costruita nel 1932, in stile tardo-gotico, ma ristrutturata in stile rococò alla fine del 1700. Nella via Tal, che si trova dietro il municipio vecchio, ci sono vari ristoranti, dove si mangia decisamente meglio rispetto alle birrerie acchiappaturisti vicino al centro. Noi andiamo comunque a mangiarci qualcosa di veloce al Victualienmarkt, di fianco alla chiesa dello Spirito Santo, dove ci sono circa 100 bancarelle che vendono di tutto, dalla verdura alla frutta, al pesce e alla carne, al pane e alle spezie e varie specialità gastronomiche, oltre alla birreria all'aperto più centrale di Monaco, dove vengono servite a rotazione le birre di tutti e 6 birrifici di Monaco. Se si viene a Monaco questa è una tappa assolutamente obbligatoria. Qui ci mangiamo un panino con il Leberkäse, che è una specialità di carne tipica bavarese e austriaca, e un panino con Bratwurst. Continuiamo il nostro giro e passeggiando vediamo un memoriale di Michael Jackson, che quando veniva nella città soggiornava nell'hotel di fronte. Poi entriamo in un negozio di vestiti tipici bavaresi, molto utilizzati per gli eventi di vario tipo, oltre che all'Oktoberfest. Nella città è pieno ed è molto interessante entrarci e scoprire le varietà di vestiti.
Se si viene a Monaco di Baviera e se c'è una bella giornata, non si può non venire all'English Garden, che è uno dei parchi cittadini più grandi al mondo. È un vero e proprio paradiso recreativo per chi ama la natura e fare sport di vario genere. Molto particolare è vedere nel parco cittadino che si possa fare surf su un'onda artificiale nel fiume Eisbach, e questa attrazione si può vedere in qualsiasi periodo dell'anno, anche in inverno. Questa volta non siamo riusciti a girare molto il parco, ma se venite andateci e vi assicuriamo che non rimarrete delusi. Prima di andare via dal centro, ci fermiamo nella chiesa di San Michele, che è considerata la più grande chiesa rinascimentale a nord delle Alpi. E nel suo sepolcro principesco è seppellito il re delle favole Ludwig II. Verso sera ci spostiamo in questo quartiere noto per la sua trasformazione da area industriale a un vivace centro recreativo e culturale. Purtroppo in questa giornata molti dei locali in stile industriale sono chiusi, ma troviamo una bellissima alternativa: andare a vedere il tramonto al rooftop bar con una vista stupenda sulla città. A cena andiamo a mangiare nella birreria della Kiesinger, nel quartiere Gysi, nel sud-est della città, frequentata dai locali e a nostro parere con una qualità di cibo migliore rispetto alle grandi birrerie. L'atmosfera inoltre è molto piacevole e così concludiamo la nostra giornata. Iniziamo il secondo giorno svegliandoci con questo magnifico panorama e andiamo a gustarci una stupenda colazione, per poi andare a farci una passeggiata e un bagno sul fiume Isar. Monaco è una città piena di verde. Qua siamo appena fuori dalla città, nella parte sud. L'estate a Monaco è sicuramente molto piacevole, perché le temperature sono molto gradevoli, senza un caldo eccessivo, che consente di godersi i parchi, il fiume e i tantissimi laghi non troppo distanti dalla città. Inoltre ci sono anche le terme di Erding, uno dei parchi termali più grandi d'Europa. Ci siamo fatti un bagnetto sul fiume, almeno io, Angela no. Ho solo bagnato i piedi. Adesso ci è venuto un po' fame, quindi andiamo a mangiarci qualcosa e berci una bella birra. Eccoci a pranzo, ci mangiamo un buonissimo currywurst con delle patate, poi il brezel, un classico brezel, e del pollo, e poi una bella birrozza. Prosit! Ora andiamo a vedere il Palazzo Reale di Monaco, che in passato non abbiamo mai visto. Usata come residenza ufficiale dei sovrani bavaresi dal 1385 al 1918, la residenza di Monaco di Baviera è il palazzo più grande della Germania. Appena entrati ci troviamo subito alla Galleria delle Antenati. Questa sala mostra 121 raffigurazioni di membri della casata Wittelsbach, omaggio alla storica dinastia. E subito dopo la Sala delle Porcellane, che custodisce un'importante collezione. La sala più antica della residenza reale di Monaco è l'Antiquarium. Questo splendido salone non potrà non lasciarvi a bocca aperta. Viene considerata la più bella sala in autentico stile rinascimentale a nord delle Alpi. Fu il duca Alberto V a voler costruire l'Antiquarium. Questo enorme salone, lungo 66 metri, doveva servire alla sua collezione di statue antiche. Per 6 secoli la ricca e potente famiglia Wittelsbach, la dinastia regnante di Baviera, visse nella sontuosa residence che conta più di 100 stanze, un teatro rococò, eleganti giardini, le sale del tesoro con metalli e pietre preziose e un salone riccamente affrescato con un'importante collezione di statue antiche.
Ora ammiriamo le moltissime altre stanze che raccoglie i simboli della ricchezza, dell'ambizione politica e degli interessi culturali dei regnanti di Baviera. Questa magnifica sala è il Salone Imperiale. Venne edificato all'inizio del 1600 e all'epoca rappresentava la più grande ed importante sala del residence. La visita è abbastanza lunga. Per chi non è appassionato di questo genere di musei, forse si potrebbe orientare su altre cose, perché potrebbe risultare un po' noioso. Per chi invece ama questo genere, lo consigliamo vivamente. Concludiamo la giornata rilassandoci con un aperitivo al rooftop bar Munico per goderci uno splendido tramonto con vista a 360 gradi di questa magnifica città. In questo nuovo giorno andiamo a goderci una giornata sul lago, a 50 minuti di macchina dalla città. Arriviamo al lago Tegernsee. Passiamo qualche ora in una spiaggia per farci un bagno e poi andiamo ad una bella festa bavarese sul bosco, poco distante dal lago, per ammirare le loro tradizioni. Dopo qualche ora passata in questa bellissima festa nella natura, ritorniamo sul lago per farci una bella passeggiata. A sud di Monaco, verso l'Austria, ci sono tantissimi laghi e nelle belle giornate gli abitanti della città amano spostarsi e godersi questi laghi per fare delle passeggiate, prendere il sole e in estate farsi anche il bagno. Il lago Tegernsee, incastonato tra colline boscose e di un verde profondo, è noto per la sua bellezza paesaggistica, il suo carattere turistico e ricreativo. È inoltre uno dei più puliti della Germania, alimentato da ruscelli alpini cristallini. Intorno al lago sorgono località piene di fascino e ora vi lasciamo godere questo magnifico panorama. Prima di rientrare in città andiamo a goderci il tramonto in questo bellissimo locale sul lago. Nell'ultima giornata decidiamo di andare a visitare il campo di concentramento di Dachau, a 30 minuti di auto da Monaco. Parlare di questi argomenti è sempre molto complicato, in particolare in questo momento. Quello che successe qui è qualcosa di assurdo e che non dovrebbe mai più succedere, ma purtroppo troppi innocenti continuano ad essere uccisi con troppa semplicità nel mondo, come se la storia non ci avesse insegnato nulla. Detto ciò, noi siamo qui solo per documentarvi questo luogo di follia, dove all'ingresso c'è scritto "Il lavoro rende liberi", ma che all'interno la libertà non esisteva minimamente.
Questo è il primo campo di concentramento che fu aperto e rimase attivo dal 1933 al 1945 e solo qui morirono circa 41.500 persone, di cui un terzo negli ultimi 6 mesi di guerra. Il museo è organizzato molto bene e mostra tutta la storia del campo. Ascoltare l'audioguida è molto interessante ed è sicuramente importante ricordare uno dei momenti più bui dell'umanità. Vedere le immagini di come vivevano, di come venivano trattati e di come venivano uccisi è una cosa molto toccante. Questa è la zona che rappresenta il blocco dove dormivano i prigionieri. E in questo campo alle spalle c'erano tutti gli altri blocchi dove sono transitati circa 200.000 persone. La parte più toccante è sicuramente la zona dei forni crematori. Qui termina il nostro viaggio a Monaco di Baviera e dintorni, un posto che vi consigliamo vivamente e che offre tanto in tutte le stagioni. Grazie per aver visto questo video, mettete mi piace se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.